Pubblico ministero, si accomodi. Sì. Signor Abbadino, lei ha cominciato a collaborare con l'autorità giudiziaria di Roma, in particolare da alcuni mesi, esatto? Sì. Lei ha ammesso di avere fatto parte in passato della cosiddetta banda della Magliana, Sì. esatto? La sua posizione era quella di un semplice appartenente o aveva una posizione di rilievo in questa banda della Magliana? Una posizione di rilievo. Aveva una posizione di notevole rilievo. Ha avuto modo di conoscere Danilo Abruciati? Sì. Ha avuto modo di conoscere Calò Giuseppe, detto Pippo Calò, da Palermo? Ma sa se la banda della Magliana aveva dei rapporti con Pippo Calò? Sì, Danilo Abruciati aveva dei rapporti tramite Ernesto Diodallevi con Calò. Cioè i rapporti tra la banda della Magliana e Calò Giuseppe si svolgevano attraverso Diodallevi e Abruciati, perché sì. La registrazione non è molto felice, credo. Quindi non ha conosciuto, immagino, Stefano Bontade? No. Però ne ha sentito parlare da queste stesse persone? Sì, c'è stato un periodo che era stato aperto un contatto Qual era lo scopo di questo contatto che c'era con Stefano Bontade? Il rifornimento di eroina. Rifornimento di eroina. E per quello che lei ha saputo da questo canale costituito da Abruciati e Diodallevi, il rapporto a quell'epoca, stiamo parlando, io le ricordo che Bontade è stato ucciso in Palermo nell'aprile 81, quindi tutto quello di cui stiamo parlando risale agli anni precedenti, evidentemente. Il rapporto fra Bontade e Calò, per quello che lo ha percepito lei, per quello che lo avete percepito voi, è che Calò era più importante, meno importante, del tutto indipendente da Bontade? No, era certamente meno importante di Bontade. Meno importante di Bontade, il suo punto di riferimento a Roma, in sostanza. Sì. Questo si desume dai suoi precedenti interrogatori. Lei Diodallevi lo ha conosciuto, Ernesto Diodallevi? Sì. Sempre l'oggetto di questi vostri rapporti era sempre la fornitura di sostanze stupefacenti? Sì, ci ha presentato una volta la Bruciati. Era Sempre ve l'ho presentata Bruciati per la fornitura di stupefacenti. Che lei sappia, Calò e Abruciati avevano anche interessi comuni in altri settori, in particolare nell'edilizia? Sì. A Roma, anche altrove? Non solo a Roma, comunque sicuramente in Sardegna. In Sardegna. Dopo la morte di Bontade, il ruolo di Calò è diventato più importante per quello che avete visto voi a Roma, ovviamente, non in Sicilia. Ma veramente non glielo so dire, so soltanto che si è fermato il canale, insomma. Cioè non avete più ricevuto eroina? Sì. Ma Calò è rimasto attivo su Roma in altro tipo di attività, lo sa? Non glielo so dire perché in quel periodo è morto anche Abruciati Abruciati è morto in occasione del tentato omicidio Rosone, sì. Giusto? Quindi con la morte di Abruciati sono venuti meno i canali diretti fra voi e Calò, per quello che risulta a lei, per lo Sì, però non escludo che altri componenti del gruppo abbiano seguito i rapporti con i siciliani. Possono esserci stati altri componenti della banda che avevano ugualmente rapporti con In particolare Enrico De Pedis. De Pedis Pernasetti Raffaele. e Pernasetti Raffaele. Senta, lei ha conosciuto Fioravanti Valerio e Fioravanti Cristiano? Mi abbiamo prestato una volta un appartamento e ho visto uno dei due fratelli che non ricordo chi sia, se sia Cristiano o Fioravanti. Cioè, lei ha visto uno dei due che non sa quali fosse, Sì. che ha chiesto a lei un appartamento perché era... No, tramite Massimo Carminati. Tramite Massimo Carminati. Invece con Carminati c'erano dei rapporti Sì. più intensi, Sì, è molto. giusto? Cioè fra voi, Banda della Magliana e Carminati, i rapporti erano intensi. Poi ovviamente Carminati aveva, direi notoriamente, rapporti frequentissimi con i Fioravanti. Sì. Esatta questa ricostruzione. Lei risulta se Bontade aveva anche un canale autonomo di rapporti e di conoscenze con il gruppo dei Testaccini?
Penso di sì. Pensa di sì? Anche perché Danilo faceva parte del gruppo di Testaccio. Quindi sempre tramite Bruciati, Sì. verosimilmente. E i rapporti fra Carminati e Diotallevi, Carminati da Bruciati, esistevano al di fuori del vostro gruppo? Lo sa perlomeno? Sì, perché ci fu una volta un fermo, è stato contestato un fermo di polizia. Fermo di polizia in cui furono fermati chi? Carminati? Ali Brandi, che era un compagno di Carminati. E con chi? Con la Bruciati. Con Danilo Abbruciati. La Bruciati e Giuseppucci. E anche Giuseppucci. Quindi questi rapporti esistevano certamente. Per il pubblico ministero va bene così. No, ma la riassuntiva si dà atto a questo punto che procede all'esame dell'abbattito il pubblico ministero per la relativa verbalizzazione si rinvia alla trascrizione della registrazione. Presidente, se ritiene di chiedere, anche se credo che sia implicito, se sa qualche cosa in particolare sugli omicidi di cui si occupa la Corte, in particolare Mattarella, credo che sia implicito che non ho non... mai parlare di questi omicidi, degli omicidi di cui ho fatto cenno io. Neanche di quando non ha sentito neanche commenti sulla incriminazione di Fioravanti a una certa data? No. Vabbè. Non ho mai raccolto. Va bene. Non ho mai raccolto in seno alla banda della Magliana commenti in merito agli omicidi per cui procede codesta Corte ed in particolare su quello dell'onorevole Piersanti Mattarella. Punto. Né ho avuto intenzione e occasione di sentire dire che di tale ultimo delitto era stato accusato Fioravanti Valerio. Invece questi due sono successi. Ci sono due interrogatori ancora che lei non ha confermato, perché in quello del gennaio del 93 ha confermato tutti i precedenti. Ce ne sono due che sono successivi e sono del 2 luglio del 93, sempre davanti al dottore Lupacchini, e del 9 aprile del 93. Li conferma? Sì. Confermo altresì il contenuto degli interrogatori resi al GI di Roma al dottor Lupacchini il 2 aprile 1993, l'altro è il 9 aprile. in data? 2 e 9 aprile 1993. No,